Ciao amici, bentornati sul canale di Pogliani Moto. Oggi andremo a sviscerare e conoscere bene nel dettaglio il nuovo M1, l'airbag analogico di Moto Airbag. Come saprete, se ci seguite sui social, su YouTube o anche semplicemente quando ci passate a trovare in negozio, siamo molto curiosi in merito alla tecnologia airbag. Pensiamo possa fare veramente la differenza nel mondo motociclistico. Oggi andremo a conoscere M1, che è un modello che nasce a seguito di V4, che ha un'impostazione un po' diversa, ma condividono, questo ve lo anticipiamo già in toto, tutte le caratteristiche di sicurezza e protezione. Siamo qui in azienda, parleremo con Fabio, CEO di Moto Airbag, che ci racconterà un po' la storia di questo M1. Andiamo! Eccoci qua, siamo di nuovo nello studio di Fabio Colombo, CEO di Moto Airbag, azienda che ormai avrete imparato a conoscere se ci seguite sui social, ma anche se ci venite a trovare in negozio. Sapete che siamo molto appassionati di tecnologia airbag, in particolare con Moto Airbag. Siamo venuti qui perché nell'ultimo video vi abbiamo presentato Moto Airbag V4, quello che rimane ad oggi il top di gamma dell'azienda. Moto Airbag ha però presentato M1, una versione differente rispetto a V4, ma con la quale ha molto in comune. Vediamo in cosa con Fabio, ma soprattutto ti chiediamo come nasce l'esigenza di offrire al pubblico un prodotto come M1. Allora, ciao innanzitutto. Ciao a te. Ok, siamo partiti dal V4 che rappresenta il nostro top di gamma come dispositivo airbag e abbiamo deciso di semplificarlo. Quindi l'idea è rendere l'airbag ancora più fruibile. Allora, una delle idee è iniziare a offrire un airbag ad un prezzo decisamente più competitivo. Quindi abbiamo preso il V4 e l'abbiamo semplificato. Gli abbiamo tolto le maniche, abbiamo cambiato i tessuti, l'abbiamo snellito il più possibile senza però modificare niente nell'airbag, quindi i 25 litri, il sistema Fast Lock, semplicemente l'airbag più fruibile. Quindi tutto ciò che vi avevamo fatto vedere nel video di V4, il discorso quindi dei kilonewton, il fatto che ha un assorbimento di 1,4, 0,8 per le parti rispettivamente posteriore e frontale, rimane invariato. A livello di protezione abbiamo la stessa protezione di V4 con il nuovo M1, è corretto? È corretto, abbiamo, ripeto, solo semplificato il V4. Ok. E a livello di utenza, nelle vostre intenzioni, si rivolge anche a un pubblico differente o perché V4 era effettivamente per un pubblico molto mototuristico? Sì, il V4 è molto tecnico. L'M1 l'abbiamo fatto per un pubblico anche più che altro urbano, ma a cui piace fare il weekend fuori porta. Perfetto, quindi si adegua benissimo sia un utilizzo cittadino che anche per chi vuole fare un utilizzo del weekend in moto. Magari poi rimane comunque preferibile V4 per chi vuole un prodotto molto versatile, perché ricordiamolo ha le maniche che diventano una vera e propria giacca estiva svincolata dal gilet. Rimandiamo appunto al video su V4. Corretto? Perfetto. Posso aggiungere una cosa, uno degli obiettivi dell'M1 appunto è anche democratizzare il prezzo, poi si può partire da una versione come l'M1 e quando uno ne sente l'esigenza trasforma l'M1 in V4. Perché ricordiamolo, è tutto upgradabile, cioè iniziamo da M1 che conserva, come abbiamo detto, lo stesso meccanismo airbag, in un secondo momento inviandovelo in azienda, se uno desiderasse fare un piccolo investimento può passare a V4, è corretto? Esatto, e adesso che siamo usciti con l'M1 che è anche venuto anche bellino, c'è gente che dal V4 passa all'M1. Sì, perché effettivamente ha una linea molto più pulita. Se uno desidera un prodotto che anche nell'utilizzo cittadino non sia troppo vistoso, appariscente magari per fare il casalavoro, secondo me è anche molto bello da vedere. Sempre a proposito di clientela al quale è rivolto M1, ho notato che adesso abbiamo le taglie fino alla XS, o sbaglio? Giusto, invece non sbagli. Abbiamo sviluppato l'M1 anche per le persone molto piccoline, quindi le donne e i ragazzini. Abbiamo modificato dentro anche una parte dell'airbag per coprire anche le corporature più piccole, sempre in eleganza.
Perfetto, in questo caso non avremo più prima c'era la T1 che era SM, che talvolta su persone molto minute risultava un filino abbondante. Con questo abbiamo risolto il problema. Abbiamo risolto il problema. Anche come linea, come design, appare anche più leggero l'M1. Decisamente. Ti chiedo, M1 è uscito a maggio, come sta reagendo il pubblico? Quali sono state le impressioni dei primi utilizzatori? Cosa ci puoi dire? Allora, devo dire che piace molto. La prima produzione che abbiamo fatto è finita in 15 giorni. Ce ne siamo accorti, sì, anche noi siamo stati belli sul pezzo. Ok, e ci abbiamo addosso tutti i negozi perché dobbiamo consegnare. Comunque adesso è tutto a posto. La reazione è stata molto bella perché esteticamente il nostro design è stato, devo dire, bravo. Asciugando il design è diventato proprio bellino. Appare più leggero, la gente lo prende volentieri, quindi metà del mercato si è spostato tra il V4 e l'M1. È quello che abbiamo riscontrato anche noi in negozio. Assolutamente venite a vederlo perché ne vale veramente la pena. Andiamo quindi a vedere quelle che sono le differenze un pezzo per volta. Va bene? Perfetto. Ok, allora andiamo a vederle da vicino quelle che sono le differenze rispetto a V4. Allora, la differenza è innanzitutto che uno ha una giacca e l'altro è un giro. La seconda differenza è che abbiamo utilizzato dei tessuti molto elastici per dare molto comfort all'M1. All'interno ci sono due fibbie. La fibbia come quella del V4 che assicura che l'airbag posteriore sia sempre nella posizione giusta. Poi abbiamo aggiunto una fibbia davanti che serve per tenere l'airbag sempre nella posizione corretta, visto che il tessuto è elastico. Esatto. E questo permette anche in situazioni particolarmente calde di viaggiare anche con la zip un pochino aperta, in modo tale da far entrare più aria. Il tessuto rimane comunque leggerissimo. Io quando l'ho provato, visto che segue molto bene il corpo, penso che sia molto apprezzabile da chi vuole un prodotto meno rigido e comodissimo anche nel tutti i giorni. E effettivamente proprio è elastico in tutte le direzioni. Questo si vede e si sente. Altre cose poi che cambiano? Allora, il tessuto comunque è sempre in classe AA, certo, come l'altro. La cosa che cambia è che abbiamo pulito la parte laterale, vedete? Non ci sono più i laccettini, mentre rimane la regolazione laterale perché lo puoi indossare sulla giacca estiva o sulla giacca invernale. Quindi sia che in estate lo utilizziamo con una retina con le protezioni, sia che invece vogliamo metterlo sopra una 4 stagioni, questo rimane comunque possibile farlo, corretto? Esatto. All'interno poi abbiamo scelto anche un mesh 3D alveolare che aiuta ulteriormente anche nella traspirazione, soprattutto d'estate. Sì, tenete conto che questi sono dei tessuti straordinari, nel senso non solo fanno passare aria, ma la vanno anche a convogliare in tutte le zone dove magari l'aria non arriva direttamente. Questo per chi magari ha un cupolino o un parabrezza e non dovesse riuscire a ricevere l'aria su tutto il dorso, comunque il mesh porta l'aria anche laddove non arriva direttamente. Altre poi differenze? Allora, questa incredibile semplificazione porta a una differenza di prezzo importante ed è il nostro obiettivo. E questa è la parte più interessante, probabilmente per molti che si vogliono approcciare al mondo airbag ma hanno ancora un po' il freno a mano tirato per via dei costi da sostenere. Quindi siamo passati da un V4 a 749 euro a un M1 a 529 euro. Decisamente più accessibile. Diciamo che quando si va a preparare tutta quella che è la spesa relativa all'acquisto della moto o dello scooter che sia, è una spesa che diventa interessante da inserire in tutto il pacchetto, corretto? Esatto, direi che è diventato un airbag per tutti. Sì, anche perché poi teniamo conto del casco, un paraschiena di buon livello, siamo intorno ai 150 euro, effettivamente è una spesa che si può fare tenendo conto che poi non dovrete andare chiaramente a prendere il paraschiena. Sì, oltre che questo, oppure ne prendete 20 di paraschiena per avere lo stesso effetto. Per avere la stessa protezione ve ne servirebbero così tanti. Quindi sì. 150 per 20 fate prima comprare l'airbag. Passiamo adesso a quelle che potrebbero essere delle domande che vi state facendo in merito all'utilizzo dell'airbag. La più gettonata di tutte, stiamo parlando di un airbag ad attivazione analogica, andate a rivedere tutto il video che abbiamo fatto dove spieghiamo il meccanismo Fast Lock.
Domandona: scendo dallo scooter o dalla moto, lascio attaccato il cavo, esplode tutto, cosa succede? Nessuno ci ha mai fatto questa domanda. Immagino sia la primissima volta. Allora, il sistema non parte. Prima di attivarlo, soprattutto col fast, bisogna allungare il cavo e quindi tu lo senti. Poi il cavo ti tocca la gamba, o nel caso degli scooteristi senti tirare, quindi devi tirare per 15 kg, scoppia il primo airbag, dopo devi tirare un'altra volta per far scoppiare il secondo airbag, quindi c'è tutta una serie di sistemi di anti-attivazione accidentali veramente efficaci che rendono praticamente quasi impossibile attivarlo. Sì. Diciamo che è una serie di segnali prima di arrivare all'esplosione, senti che tira, quindi è molto difficile. Poi funziona un po' come il cinturino del casco, che ti ricordi di metterlo quando parti e poi diventa un po' un'abitudine, no? Sì, diventa un po' come anche il cavalletto della moto. Quando arrivi, se non metti il cavalletto, la moto cade e comprati la macchina. E comunque confermiamo che anche qui c'è l'adesivino. Sì, c'è l'adesivino, quindi vicino al pulsante di accensione. È veramente difficile che uno, a meno che uno voglia vedere come funziona. Esatto, in quel caso però guardate il video, non provateci. Seconda domanda. Abbiamo detto che è un airbag dedicato anche a un'utenza che fa delle due ruote un po' il mezzo di trasporto tutti i giorni, perché è più semplice, perché è più pulita come linea. Se dovesse piovere, io sto facendo casa, lavoro, ufficio in una settimana e becchiamo un giugno come questo dove siamo sotto l'acqua, cosa succede a M1? Niente. All'interno tutti i sistemi sono fatti in inox, comunque materiali assolutamente senza problemi con l'acqua. Okay. Quindi si può inzuppare, si può fare anche la doccia. Potresti entrare in piscina, ma se io voglio mettere sopra il mio antipioggia, posso farlo? No, perché l'airbag a 25 litri si deve espandere, per questo abbiamo fatto un prodotto apposta. Come vedi c'è una parte che è quella che permette l'apertura del sistema posteriore e lateralmente ci sono le parti elastiche che ne permettono l'espansione completa. Perfetto, anche questo un best seller, il prodotto che mancava, dico sempre io, così non devi stare a tirar via il gilet, mettere il tuo antipioggia e rimettere sopra il gilet, puoi mettere direttamente questo e lui è in grado di ospitare l'esplosione. Naturalmente è un antipioggia, lo chiamiamo di emergenza, quindi se devi fare 100 km va bene, se devi andare a Capo Nord a quel punto lì ti prendi il completo antiacqua e l'airbag lo metti sopra. Certo, un altro discorso, assolutamente. Un'ultima domanda che spesso ci fate anche in negozio, abbiamo visto che la versione fluo di V4 non c'è più e soprattutto che da M1 sono stati tolti gli inserti fluo, questo immagino sempre per una pulizia di linea, ma se uno volesse avere un qualcosa ad alta visibilità indossabile sopra l'airbag, anche lì può mettere il suo gilerino rifrangente da tutti i giorni? No, per lo stesso motivo dell'antipioggia, perché non avrebbe l'espansione necessaria. Però anche qui un gilerino apposta per moto airbag, vedete, con la parte a frattura col velcro che si apre, serve per trasformare l'M1 in un airbag ad alta visibilità, chiaramente durante la nebbia. Poi quando si fa l'aperitivo si ritorna neri. Fabio, io ti ringrazio tantissimo per l'ospitalità, per averci accolto qui e aperto le porte di Moto Airbag per la seconda volta. Non vediamo l'ora chiaramente di tornare, sarà l'occasione per eventualmente porti le domande che vorrete farci qui sotto nei commenti. Noi restiamo a disposizione, ci trovate da Pogliani Moto, dove troverete tutta la gamma Moto Airbag da provare. Ti ringrazio ancora, Fabio. Ciao, grazie. Ciao.